Buongiorno a tutti. Pochi giorni fa mi è capitata in una partita di allenamento una posizione molto interessante con due aspetti di sicuro interesse che meritano approfondimento. Calcolo del take point in una situazione con score sbilanciato e calcolo delle probabilità di vittoria in un bear off con un grosso vantaggio. Ma vediamo subito la posizione. Allora, vedete che qui sono in vantaggio, io ho il nero, sono in vantaggio per 4 away, 9 away e ho il cubo a 2 in mano, per cui diciamo che un ricubo è sicuramente delicato. Per prima cosa è importante calcolare qual è il take point per l'avversario. Per far questo dobbiamo innanzitutto valutare le sue possibilità di vittoria in caso di drop. Quindi sul 9 away, 2 away. Allora, per far questo io uso i nails numbers. Quindi si considera quanti punti mancano al trailer, quindi 9 away mancano 9 punti. Pertanto il coefficiente da utilizzare è, diciamo, in corrispondenza di 8 e 6, quindi partiamo da 6, poi correggiamo per 9, quindi 6 che va moltiplicato per la differenza tra i due punteggi, quindi 7. 6 per 7 è 42, in realtà nel caso di 9 il coefficiente è più basso rispetto a 6 di 0,33, per cui 0,33 per 6 sono 2, quindi dobbiamo sottrarre poco più di 2, per cui 42 meno facciamo 2, 40, dobbiamo aggiungere il 50%, arriviamo al 90%, per cui il trailer in caso di drop le possibilità di vittoria sono del 10%. Ma e questo mi è sfuggito in partita. Allora, sicuramente il trailer recupererà a 8 perché con 4 punti io arriverei a match. Ma quello che mi è sfuggito è che col ricubo a 8 il trailer non vince il match, ma arriva Crawford, one away, four away. Per cui il calcolo del take point in realtà è un attimino più complicato. Che cosa dobbiamo vedere? Take point è dato, quindi si calcola con la solita formula loss diviso gain più loss. Allora, il loss per il trailer quant'è? È quello che perde se accetta il cubo e perde. Quindi passa dal 10% allo 0%. Quindi loss 10. Il gain è quello che guadagna se passa, se accetta e vince. Quindi passerebbe dal 10% al one away, four away è intorno all'81,5%. Quindi 71,5% di differenza, quindi 10 diviso 81,5 siamo intorno al 12%. Io non ho considerato che
avrebbe vinto il match, e quindi ho considerato il suo take point decisamente più basso. A questo punto c'è l'altro aspetto. Dobbiamo calcolare le possibilità di vittoria in corsa e vedere se queste possibilità di vittoria per il trailer sono inferiori o superiori al 12%, quindi al suo take point. Allora, per far questo, che cosa dobbiamo fare? In questi casi, secondo me, è utilissimo il Clayman Count. Clayman Count è una formula abbastanza complicata, difficile da usare in partita, almeno per me. Io uso un metodo semplificato che vi spiegherò magari in un altro video a parte. Quindi con differenza si parte da 100 pip per il leader, con differenza 10 la percentuale di vittoria è il 75%. Qui la differenza è 15, quindi dobbiamo aggiungere 6, fidatevi, arriviamo all'81%. Però qua il pip count del leader non è 100 ma è 50, quindi le probabilità di vittoria vanno corrette, vanno aumentate. La correzione è maggiore di 1 ogni 10%. Diciamo che sostanzialmente l'aumento potrebbe essere intorno all'8%. Per cui così a occhio e croce come stima possiamo arrivare a 75, 6, 81 e 8, 89%. Quindi le possibilità di vittoria per il trailer sono intorno all'11%. A questo punto direi che è un redouble chiarissimo per me, e tendenzialmente, fidandoci di questa stima, dovrebbe essere un drop per l'avversario, per il trailer. Se non è un drop, dovrebbe esserci molto vicino. Ma vediamo che cosa dice XG. Vedete che XG ci dà intorno all'89% di probabilità di vittoria, e quindi, vabbè, qui non vediamo il take point, che però è intorno al 12%, la stima è corretta. Quindi è un drop abbastanza netto. Accettare sarebbe un blunder. Il mio miss è quasi un blunder. Quindi che cosa possiamo concludere? È importante in queste situazioni avere gli strumenti per riuscire a ottenere in tempi abbastanza rapidi una stima che sia sufficientemente attendibile. Allora, sul take point siamo tranquillissimi, quindi sappiamo, abbiamo calcolato che è intorno al 12%, e il cosiddetto Clayman Count ci aiuta tantissimo nella stima delle possibilità di vittoria in corsa. Perché qui ci serve avere la percentuale di vittoria? Ci serve perché normalmente le formule per la corsa ci dicono se è un double, se è un take, ma in situazioni di money game. Qua invece il take point è molto diverso, non è il solito 21,5%, ma è il 12%. Per cui ci serve una stima abbastanza attendibile delle probabilità di vittoria.
Inoltre qui è una situazione di corsa abbastanza sbilanciata e in questi casi appunto il Clean Count è formidabile, è uno strumento potentissimo. Quindi direi io sono arrivato anche a una stima abbastanza corretta, ho commesso un errore grave perché non mi sono reso conto che col redouble a 8 il mio avversario non avrebbe vinto il match. Pertanto ho sbagliato, ma diciamo che avevo tutti gli strumenti per arrivare in tempi anche abbastanza rapidi alla decisione corretta. Spero che il video sia stato istruttivo. Segnalatemi se vi può interessare il video sul Clean Count, che mi riprometto di fare da tempo, ma non ho ancora fatto. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Alla prossima.